Come al solito noi italiani arriviamo primi alle cose e poi ce le lasciamo sempre sfuggire. Sale nel caffè, ormai ne parlano tutti e già da un bel po' di anni la verità, ma veramente funziona il sale nel caffè? Quanto ne dobbiamo mettere e soprattutto dove lo dobbiamo mettere quando facciamo la nostra moka? Questo è quello che cercheremo di capire in questo video e adesso iniziamo, via! Ok, partiamo con ordine, cerchiamo innanzitutto di capire se realmente va messo il sale all'interno del caffè, perché magari la risposta ci può anche sorprendere. Il sale di cui parlo oggi è il comunissimo sale da cucina, insomma quello meno costoso che troviamo al supermercato. Ma prima di andare avanti con l'esperimento però cerchiamo di fare chiarezza su alcuni concetti fondamentali legati al sale. La nostra bocca è in grado di recepire 5 gusti fondamentali attraverso le papille gustative: dolce, salato, acido, amaro e umami. Ora, quando noi mangiamo o beviamo un qualsiasi cibo, queste papille gustative andranno a decodificare molte informazioni. Quando noi veniamo a contatto con degli ioni di sodio, noi percepiremo il gusto del salato. Ora, la particolarità del sale è che interagisce con altri gusti in maniera molto creativa. Ad esempio, con il dolce tenderà ad esaltarlo, ma quello che si è scoperto è che quando interagisce con l'amaro tenderà ad assopirlo, e questo è quello che cercheremo di scoprire adesso in questo video. Adesso abbiamo la nostra moka super amara, una soluzione salina al 20%, adesso vi spiego perché, 2 tazzine e una bilancia e cerchiamo di capire qual è la dose perfetta e soprattutto se è giusto mettere il sale all'interno del nostro caffè. Innanzitutto verifichiamo se sta moka è amara, quindi non ho molti dubbi, ma vediamo un po'. Quindi sto replicando semplicemente una normale tazzina di caffè. La morte! Mamma, è amara. Ok, ora pesiamo quello che normalmente una persona normale beve con una tazzina di caffè. Arriviamo a 50 grammi. Partiremo con 2-3 gocce, quindi 1, 2 e 3. Il motivo della soluzione è una questione di praticità, perché attraverso le gocce dosare alcune gocce in una tazzina così piccola è molto più semplice che andarlo a dosare con il pizzico di sale. La prima volta che ci ho provato ho fatto un macello. Questa idea l'ho ripresa da un video di un famosissimo youtuber, James Hoffman. Vi lascerò il link nelle descrizioni qui sotto e adesso andiamo avanti. Wow! Ovviamente il sale andrà a modificare solo, come abbiamo visto prima, il concetto di amaro. E devo dire che è un pochettino inferiore la percezione dell'amaro in questa tazzina rispetto a questa. Vorrei provare con un altro paio di gocce e devo capire se veramente iniziamo a percepire quella parte di sale anche, perché non vorrei. Wow! Con 5 gocce la percezione dell'amaro è nettamente diminuita. Vediamo se possiamo andare oltre. Ok, 8 gocce. La tazzina ha quasi definitivamente perso la percezione dell'amaro. Ora inizio a percepire un po' quel sale, tipo quella salsedine di acqua di mare. Oh, decisamente migliorata la tazzina per quanto riguarda l'aspetto dell'amaro. Bene, adesso non ci rimane che capire dove sarà meglio inserire la soluzione salina, perché le possibilità sono fondamentalmente 3 nella nostra moka. Se metterla come facevano le nonne napoletane all'interno della caldaietta, se metterle come facevano gli scandinavi, a quanto pare loro sono stati i primi. Ora qua c'è una bella diatriba che non voglio trattare in questo video. Le mettevano all'interno del macinato, ma ovviamente parliamo di pizzico di sale e qui ritorniamo alla problematica di prima: essere precisi con queste piccole quantità con un pizzico di sale senza una bilancia è assolutamente impossibile, oppure come gli anglosassoni, grazie ovviamente a James Hoffman, metterla direttamente all'interno della tazza. E adesso ti spiego che cosa ho fatto. Ho pesato la mia moka e dopodiché ho iniziato, come ho fatto prima, ad aggiungere la soluzione salina all'interno
all'interno della moka per arrivare ad avere lo stesso risultato di prima nella tazzina singola. Quello stesso peso l'ho aggiunto prima nel macinato e poi nella caldaia. E questo che vedi adesso è il risultato di tutte e tre le moche. Ora, grazie a Barbara che me le ha mescolate, andremo ad assaggiarli alla cieca e capiremo qual è la migliore delle tre tazze. Bene, iniziamo. Questa secondo me è la tazza migliore di tutte. Vediamo qual è. Quella della nonna. Questa è quella di James Hoffmann, mentre questa ovviamente è quella scandinava. Quindi questa per me era la peggiore, la seconda ed infine questa. Quindi cerchiamo di tirare due conclusioni utili per questo video. Ma prima ti chiedo di mettere un like se questo contenuto ti sta piacendo e lo stai trovando utile. Il tuo supporto è veramente importante per me. Se invece è la prima volta che capiti su questo canale, bene, benvenuto. Noi qui trattiamo solo argomenti dedicati al caffè e alle metodologie di estrazione. E se condividi come me questa passione, bene, ti invito a cliccare sul tasto iscriviti proprio qui sotto. E adesso, finita la parte delle marchette, tiriamo giù le nostre conclusioni utili. Ma quindi, ci va il sale nel nostro caffè? La risposta è ovviamente no. Questo perché l'amaro è un gusto molto importante ed è quasi sempre presente in ogni tipologia di caffè. Ma la cosa importante è che se è in sinergia con altri gusti come il dolce e l'acido e soprattutto è di buona qualità, perché dobbiamo assopire quella nota di amaro? È assolutissimamente inutile. Al contrario invece, visto che la moka è stracarica di variabili e soprattutto è molto incontrollabile, al massimo quello che potete fare è assaggiare il primo sorso della vostra tazzina e se è molto amara, allora aggiungere 4-6 gocce di questa soluzione. Ricordati però che il sale non è percepito da tutti allo stesso modo, cioè chi lo percepisce di più, chi lo percepisce di meno, quindi magari per te non potrà sempre funzionare. Questo è anche un altro motivo per il quale consiglierei di non aggiungere mai il sale al tuo caffè. Ragazzi, decidete voi, fatemelo sapere nei commenti qui sotto se avete mai assaggiato il sale nel caffè, cosa ne pensate, se l'avete mai fatto, se siete assolutissimamente contrari. Per il momento grazie mille per aver seguito questo video, ci vediamo nel prossimo, ciao!